Parco regionale Sirente Velino, in questo sentiero stupendo, ormai dipinto con i colori autunnali, sto raggiungendo uno dei rifugi più caratteristici di tutto l'intero arco appenninico. Beh, quando dicevano che questo era uno dei rifugi, se non il rifugio più caratteristico di tutto l'arco appenninico, io ci credevo e non ci credevo e volevo toccarlo con mano. E devo dire che avevano ragione. E più di essere in un rifugio, sembra di essere quasi in una fiaba. Come dicono quelli bravi, location pazzesca. Alle mie spalle ci sono questi bastioni rocciosi enormi che conducono alla cresta, che poi porta in cima al Monte Sirente, e da quest'altro lato una vista sontuosa di tutto il massiccio del Gran Sasso, con il Corno Grande, Pizzo Cefalone, Cima Voitiva, ma anche la linea del Prena che sovrasta Campo Imperatore. Peraltro il rifugio ha questa caratteristica del tetto ricoperto in erba che mi rimanda ai miei viaggi nella mia cara e vecchia Norvegia, dove lì è un'abitudine vera e propria costruire non i rifugi ma proprio le case in questo modo. Non so che dire perché sono abbastanza emozionato. Ora vi porto dentro al rifugio per mostrarvelo meglio, piccolo ma molto confortevole e peraltro dotato di una stufa dove potersi riscaldare con la legna. Ecco il rifugio, ci sono due panche, questa è la stufa, qui ci sono anche un'altra panca con un materassino, due posti letto, questa è la finestra, gli oggetti che possono essere utili, qualche scatoletta di tonno, delle pentole. Questo è un antipasto di un'uscita sempre in questo rifugio che avevo intenzione di fare questo inverno. Volevo studiare un po' il percorso, anche se dalle recensioni avevo letto che era abbastanza semplice. Volevo vedere se ci fossero punti critici legati a possibili distaccamenti nevosi, quindi rischio valanghe e via dicendo. E devo dire che il sentiero, anche da quel punto di vista, in condizioni invernali, è abbastanza sicuro. Abbando alle ciance, vado a raccogliere un po' di legna e così la userò questa notte.
ore 17:30, le ultime luci della giornata stanno illuminando alle mie spalle il Corno Grande e tutto il Gran Sasso in un quadro davvero straordinario. La legna nella stufa è già pronta, ho già preparato anche la legna da lasciare per chi verrà dopo di me, perché un po' di legna all'interno del rifugio c'era, ma è giusto sempre, se si consuma qualcosa, lasciare anche agli altri, per quelli che verranno. Ora entro il rifugio, indosserò i panni più consoni per passare la notte e che dire, sono in totale solitudine, pace e connessione con l'ambiente che mi circonda, in questo piccolo grande gioiello del mio caro Appennino. Alle 19:30 ormai è sceso completamente il buio, ovviamente nel rifugio non c'è la corrente, quindi l'illuminazione è quella da ciò che ho portato, ovvero un paio di frontali, e quindi dovete accontentarvi. Adesso preparo la cena, zuppa con i cereali, la cucino direttamente sulla stufa, c'è un silenzio davvero surreale, a me piace molto trovarmi in queste situazioni, anche se ovviamente capisco che per molti può essere un po' strano andare a dormire da solo a 1800 metri in montagna. Fa sicuramente soggezione da una parte, ma dall'altra parte è un modo per isolarsi un po' dal quotidiano e soprattutto vivere nell'armonia completa con la montagna, perché domani ti svegli e sei ancora qui. Eccoci dunque alla fine di questa altra bellissima uscita, sono rimasto molto contento,
sia del sentiero sia del rifugio. Al ritorno ho preso un tratto dell'alta via del Sirente che conduce sopra il rifugio, raggiunge una vetta a quasi 2000 metri e devo dire che anche oggi è una bellissima giornata e lo scenario di tutto il parco regionale Sirente Velino è veramente straordinario. Prossima uscita, lo vedete lì alle mie spalle, Corno Grande, sarà un trekking di 3 giorni molto più impegnativa di questo. Toccherò 2 rifugi, il Nicola d'Arcangelo e il Franchetti, un giro ad anello impegnativo ma assolutamente straordinario intorno alla montagna più bella di tutto l'arco appenninico. Ci vediamo nei prossimi video.